La Spagna è un paese con un grande patrimonio linguistico. Infatti, a fianco del castigliano, ovvero dello spagnolo, si parla anche il gallego, il basco, il catalano, il portoghese, l'asturiano e l'occitano. A questa lista va aggiunto anche un piccolo idioma, la cui esistenza è sconosciuta ai più. Si tratta, per la precisione, della lingua aragonese, parlata storicamente sul territorio della comunità autonoma dell'Aragona. L'aragonese, in quanto figlio del latino, va annoverato tra le lingue romanze, come l'italiano, lo spagnolo o il francese. Nel basso medioevo, anche nel regno di Aragona, il volgare locale iniziò ad essere impiegato non soltanto come lingua parlata nella vita di tutti i giorni, ma anche come lingua scritta, utile a produrre lettere, documenti diplomatici, atti notarili, testi giudiziari, opere storiografiche e perfino letterarie. Tuttavia, nel XV secolo, il regno di Aragona si legò a quello di Castiglia per formare la Spagna. Di conseguenza, nel corso dei decenni successivi, il castigliano assunse uno status prestigioso, divenendo così la lingua ufficiale. Pertanto, nel XVI secolo, l'aragonese smise di essere utilizzato per la scrittura, venendo degradato al ruolo di semplice basiletto utilizzato nella quotidianità in contesti informali. Non deve stupirci quindi che dal 400 ad oggi si è registrato un progressivo processo di castiglianizzazione, che ha portato lo spagnolo a radicarsi tra la popolazione, a scapito però dell'aragonese, il quale invece ha visto una consistente riduzione della propria zona di diffusione. Soltanto nell'Ottocento ci fu una rinascita dell'utilizzo scritto dell'aragonese, impiegato in questo caso per la produzione di una letteratura popolare. Nonostante ciò, nel Novecento i territori dove si parlava questa lingua diminuirono ulteriormente e con essi anche i parlanti. Un processo di assimilazione che va ricondotto a una serie di fattori, quali l'istruzione obbligatoria, che contemplava il solo utilizzo dello spagnolo, poi abbiamo il miglioramento delle infrastrutture, che andarono a facilitare le relazioni con il resto della Spagna, lo sviluppo del turismo, che causò un aumento dei contatti con i castiglianofoni, lo spopolamento delle zone rurali, dove ormai erano concentrati i parlanti. La politica del regime franchista senz'altro ebbe comunque un suo ruolo, in quanto scoraggiava l'uso delle lingue minoritarie, e infine va rammentato lo stigma sociale di cui era vittima l'aragonese, poiché era considerato un dialetto parlato da contadini poveri e poco istruiti, e questo spingeva molti genitori a non parlarlo con i propri figli, rompendo però in tal modo la trasmissione intergenerazionale. Dopo la fine del franchismo, in Spagna c'è stata una progressiva riscoperta del patrimonio linguistico, nella quale ha beneficiato anche l'aragonese. Da allora infatti sono sorte diverse associazioni impegnate nella salvaguardia di questa favella, promuovendone l'insegnamento e l'uso scritto, che nel corso degli anni è aumentato sensibilmente. Anche le istituzioni hanno iniziato a dare un modesto sostegno al processo di rivitalizzazione linguistica. Nel 1997 alcune scuole hanno introdotto dei corsi extracurriculari di aragonese, ma altri istituti scolastici nel corso del XXI secolo hanno reso obbligatorio il suo insegnamento. In molti luoghi è stata anche introdotta la cartellonistica bilingue, con i toponimi e gli odonimi riportati sia in castigliano sia in aragonese. Tuttavia, si tratta di un sostegno insufficiente, poiché la cartellonistica bilingue è spesso assente, mentre nelle scuole si insegna la lingua regionale e non in lingua regionale, che non è utilizzata come mezzo di istruzione. Per di più, a rendere meno rosea la situazione, vi è la quantità di tempo destinata all'insegnamento dell'aragonese, che consiste in realtà in poche ore alla settimana. Questo però, va detto, anche perché la popolazione locale da un lato vuole tutelare sì la propria parlata, ma dall'altro ritiene che lo spagnolo debba avere priorità in quanto reputato di maggiore importanza. Del resto, nonostante il riconoscimento dell'aragonese come lingua dallo Statuto dell'Aragona, dalle sue leggi e perfino dall'UNESCO, non gode comunque dello status di co-ufficialità, al contrario del basco nel caso dei Paesi Baschi o del catalano nel caso della Catalogna. L'aragonese al giorno d'oggi è considerato una lingua in pericolo di estinzione. Sono circa 10.000 le persone che lo parlano attivamente, ma ci sono altre decine di migliaia di individui che lo sanno parlare ma non lo utilizzano regolarmente o che oppure lo capiscono soltanto. Attualmente è diffuso soprattutto nella parte settentrionale dell'Aragona, in particolare nelle zone della provincia di Huesca a ridosso dei Pirenei.
Le comunità dove è maggiormente impiegato sono quelle di Ribagorsa, Ecio, Panticosa, Cistau, Bielsa e Ansò. Ciascuna di queste ha un proprio dialetto, in quanto l'aragonese, come ogni idioma di questo mondo, è suddiviso in varietà locali. Molti dei parlanti purtroppo sono anziani, ma per fortuna negli ultimi anni si è registrato anche un incremento di nuovi locutori, cioè di persone che hanno appreso l'aragonese come secondo idioma e che quindi lo capiscono e magari lo sanno anche parlare.